Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2023. Abbiamo la carta della stella, amici del cancro. Quando c'è la carta della stella si parla di nuovi desideri, di nuovi obiettivi. È una carta che parla anche di speranza, che è quella che ci vuole per raggiungere gli obiettivi. È una carta anche che ci parla di canalizzazioni, di arte. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere, e se non sapete come unire questi oroscopi trovate una guida sotto nella descrizione del video. Trovate anche il link alla sezione che parla dei video riservati agli abbonati, trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, abbiamo un cavaliere di denari, la carta del giudizio, un 2 di spade, un fante di pentacoli, un 10 di coppe, un 3 di spade al contrario. Vediamo come concludiamo. Ragazzi, iniziamo con questo cavaliere di pentacoli, che potrebbe rappresentare una persona intorno a voi o magari la vostra attitudine in questa prima parte di giugno 2023. Sta di fatto che è un'energia piuttosto lenta, piuttosto prudente, è un'energia che pondera i passi che fa, come se ci fosse una sorta di avanzamento molto lento, però concreto. Abbiamo poi anche la carta del giudizio e ho come la sensazione che tra la stella e la carta del giudizio prenderete consapevolezza di qualche cosa in questa prima parte di giugno. È la carta della chiamata, la chiamata da un punto di vista divino oppure proprio fisico, e siccome fa riferimento al passato ci potrebbe essere qualche notizia, ragazzi, dal passato. O se non fosse il vostro caso, perché magari potrebbe essere questo cavaliere di pentacoli, se non fosse il vostro caso, potrebbe anche semplicemente magari essere una chiamata che state aspettando di lavoro, piuttosto che, non lo so, inerente a una situazione che state attraversando. O è una presa di consapevolezza, o appunto può essere una notizia che arriva. Dopodiché abbiamo questo 2 di spade e il 2 di spade è una carta normalmente di indecisione, di dubbio. È una carta, tenete presente che la fanciulla è bendata, è una carta che vi invita a guardarvi dentro in un certo senso, è come se ci fosse un conflitto interno. Abbiamo anche questo fante di pentacoli. Il fante di pentacoli è un'energia fresca, giovane, è come se non lo so, ho la sensazione che qualcuno potrebbe voler iniziare un nuovo tipo di progetto, un nuovo tipo di percorso, di studi magari o di apprendimento, un nuovo lavoro. È interessante perché si passa dal Cavaliere di Pentacoli al Fante di Pentacoli. Guardate, dopo terminiamo con il 10 di coppe, il 3 di spade al contrario e l'8 di pentacoli. Li andiamo a vedere dopo direttamente con i mini tarocchi. Ora ripartiamo dal cavaliere di denari e andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi di più. 3 di coppe, 6 di coppe e 9 di spade. Potrebbe essere un amico, un'amica che non vedete da tanto tempo, perché anche con il 6 di coppe si parla di quelle amicizie, di quelle relazioni di vecchia data, anche dei tempi dell'adolescenza molte volte. Però vi sento, con il 9 di spade vi sento preoccupati. O siete preoccupati per questa persona perché magari non sentite da tanto tempo,
Andiamo a vedere il giudizio. Appeso. Sì, l'appeso è una carta che vi dice che si guardano le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché ho come la sensazione che... wow, cavaliere di coppe e stella nuovamente. Allora, ragazzi, nel caso che sia una relazione di coppia, diciamo, magari a voi risuona di più così, potrebbe essere una relazione familiare o di amicizia, perché abbiamo 6 di coppe. Ma ho come la sensazione che qui ci sia un po' da scegliere se accettare questo tipo di offerta, perché per certi versi è come se fosse l'offerta dei vostri sogni, mi viene da dire. Vedendo il cavaliere di coppe e la stella, potrebbe proprio essere l'offerta dei vostri sogni. Non capisco cos'è che non vi convinca. Datemi una carta per l'appeso e una per il 2 di bastoni. Luna. Probabilmente avete delle paure. Io credo che le paure siano perché è come se vi mancassero degli studi, è come se vi mancasse dell'informazione o una sorta di chiarezza mentale, magari per poter affrontare questa situazione o questa relazione. Tenete presente che la luna parla anche di proiezioni, quindi fate attenzione a non essere voi stessi che vi incastrate con tutti questi pensieri e con il fatto di guardare magari anche troppo indietro invece di guardare in avanti. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Quando si fanno delle scelte nella vita si fanno con il tipo di consapevolezza che si ha nel momento in cui si fa la scelta. Dopo è facile dire, ah, se avessi fatto, se avessi detto, se l'avessi saputo. Andiamo a vedere. Allora, il primo 6 di spade al contrario, poi abbiamo la carta della forza e la regina di denari al contrario. È come se vi mancasse un po' il coraggio di o di staccarvi da certe forme pensiero o di staccarvi da certe attitudini, perché con la regina di pentacoli si parla di, come vi posso dire, sì, di un'attitudine da educatrice, possiamo dire. E invece qui è un po' come se potrebbe anche rappresentare una madre. È come se qualcuno dovesse allontanarsi da certe idee o da una certa situazione, probabilmente. È come se per intraprendere questo desiderio, questo sogno, questo nuovo percorso, eh, aveste bisogno di staccarvi da dove siete, o a livello fisico o a livello mentale, perché è un po' come se avessi bisogno di pensare in grande. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 5 di bastoni al contrario. Wow, un mondo imperatrice. Ragazzi, il 10 di coppe è una carta di completamento e anche il mondo. È una carta di famiglia felice, è una carta di abbondanza emotiva, di serenità, di tranquillità, di unione familiare o per caso se fosse una questione di lavoro per voi è proprio un'unione aziendale in questo senso, come se proprio l'azienda fosse una famiglia. Nella seconda parte di giugno c'è il completamento di un ciclo, probabilmente qualcuno deciderà cosa fare con questa offerta, questa proposta, con questa telefonata. C'è il mondo. È un cambio in positivo, è un cambio, più che un cambio, è la fine di un ciclo, è un completamento, è come se foste giunti ad un certo punto e da qui in avanti ci fosse qualche cosa che può solo espandersi. Queste tre carte insieme, ragazzi, per qualcuno potrebbero rappresentare lo vedo solo qui e con il 6 di coppe, ve lo dico, però magari per qualcuno risuona. Potrebbe essere questa proposta di ampliare la famiglia, non necessariamente deve essere un figlio, anche se per molti risuona così, ma potrebbe anche essere per esempio un animale da compagnia.
Andiamo a vedere questo 3 di spade al contrario. Abbiamo un 2 di coppe al contrario. E un asso di denari. Guardate, è come se, perché qui abbiamo il compimento, qui abbiamo un inizio. È come se ci fosse una sorta di nuovo inizio, che magari è proprio quello che si vedeva qui con questa offerta, ma avendo queste due carte al contrario, ho come la sensazione che sarà come un inizio senza troppi compromessi, senza dover scendere o rinunciare a qualche cosa. Il 3 di spade è al contrario, quindi è come se si iniziasse ad uscire da questo tipo di sofferenza di cui ci parla il 9 di spade. Qui è come se ci fosse qualche cosa del passato a cui voi continuate a pensare che vi crea questo tipo di paura. O è qualche cosa che è successo. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli perché è una carta di lavoro, quindi vi dico che per qualcuno, wow, diavolo e asso di spade al contrario. Per qualcuno potrebbe essere necessario lavorare sui condizionamenti, sulle dipendenze. Datemi un'altra carta per il diavolo. E una per l'asso di spade? Perché il diavolo, visto che il lavoro, visto che il diavolo parla di dipendenze, il diavolo in realtà parla di dipendenze nocive, però qui ho come la sensazione che vi dicano di cercare o trovarvi un lavoro alle dipendenze di qualcuno. O è come se ci fosse qualche tipo di costrizione, magari da un punto di vista quotidiano. 6 di pentacoli. Qui ho l'idea che vi dicano un po' di resistere, ragazzi, alle tentazioni. È come se non avesse ancora abbastanza chiarezza mentale da fare le cose in equilibrio, quindi qui vi dicono difendetevi un po' per quello che riguarda o appunto l'ambiente di lavoro o quello che è una vostra quotidianità. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Sta di fatto che c'è il raggiungimento, ragazzi, c'è un compimento, perché qui abbiamo il raggiungimento dell'obiettivo, la chiusura del ciclo, anche qui chiusura ciclo. Il 5 di bastoni qui è al contrario, quindi è come se un po' quei dubbi, quelle discussioni, qui anche diciamo quei pensieri si attenuassero un pochettino e alla fine è come se non ci fosse neanche più bisogno di scendere a compromessi. Ho come la sensazione che si trovi un certo tipo di armonia, di appunto completamento. L'unica cosa è che con questo diavolo, ecco, fate attenzione anche forse un po' a non buttarvi troppo sul lavoro o a non avere, diciamo, manie di ipercontrollo. Non solo per quello che riguarda gli altri, anche proprio nei confronti di voi stessi. Se siete persone che tendono a controllare le emozioni, cioè non fate trasparire le emozioni, ecco, quello è un modo di controllarsi, che non sempre è sano, perché alle volte è meglio farle uscire le emozioni. Va bene, andiamo a vedere. Ok, 2 oracoli. Carta numero 24. È tempo di fare un sonnellino. Bellissima perché è una carta che rappresenta la luna. Qui abbiamo la luna e qui abbiamo le stelle. Ve le metto qui così. È come se vi dicessero che quello che c'era da fare, la giustizia divina. Ricordatevi che quando c'è il giudizio si parla di un... Adesso qui non si vede, però nei tarocchi tradizionali ha le ali di un angelo disegnate, quindi è come se vi dicessero che c'è l'universo o qualcuno che comunque sta tirando i fili, no? È un po' come dire, ok, quello che è stato, quello che è stato fatto e quindi adesso è tempo di riposarsi, di prendersi una pausa, di ristorarsi, mi verrebbe da dire.
E poi abbiamo co-creare e qui ve lo metto insieme a queste due carte. È una carta numero 40 e parla di co-creare, creare con l'universo, creare, proprio guardate, co-creare, creare con l'universo. Perché l'imperatrice è, diciamo, associata a quello che è la gestazione sia di figli ma anche di progetti. mm. Qui fa riferimento nello specifico a creare con i pensieri. È come se vi dicessero di essere consapevoli dei pensieri che formulate, perché sono quelle le vibrazioni che si emanano all'universo, di conseguenza l'universo risponde su quella vibrazione, ok? Cari amici del cancro, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete commentare, potete condividere, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Io ringrazio di fatto tutte le persone che si prendono anche solo quel secondo per mettere like, quindi grazie. Vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!